Buongiorno a tutti! Nell'ultimo video abbiamo visto come allenare la forza nel powerlifting e ci siamo concentrati su frequenza, intensità e volume. Nel video di oggi vedremo invece esercizi, recupero e periodizzazione nel powerlifting. Sarà un video introduttivo a questi argomenti, poiché vorrei poi registrare dei video più approfonditi per analizzare questi argomenti più in profondità. Sigla! Nell'ultimo video abbiamo visto come frequenza e individualità siano elementi molto importanti per lo sviluppo della forza nel powerlifting. Tuttavia, Israele e colleghi sostengono che il principio di specificità è l'elemento chiave nell'allenamento e che senza il principio di specificità tutti gli altri elementi perdono in efficienza. Ma Beardsley non sembra essere d'accordo con questa affermazione, infatti sostiene che il principio di specificità ha la stessa importanza di tutti gli altri principi generici dell'allenamento della forza, quindi sovraccarico progressivo, individualità e variazione. Il principio di specificità può quindi essere considerato come una linea guida generale per la maggior parte delle volte in cui si vuole programmare un allenamento della forza, ma dobbiamo ricordarci però che non spiega il perché la forza sia specifica. In ottica di powerlifting, per migliorare nello squat, nello stacco da terra e nella panca, l'atleta dovrà introdurre esercizi che gli permettano di migliorare in termini di ipertrofia, forza e tecnica. Il movimento quindi sarà tanto più specifico quanto il movimento che l'atleta andrà ad effettuare durante la competizione. Teixeira ci dice che l'esecuzione dello squat all'1 RM, quindi 1 rep max, è un esercizio molto specifico per il powerlifting, mentre un esercizio come il leg curl non lo è. Yuri e Natalia Verkhoshansky invece, rispettivamente padre e figlia, sostengono che l'allenamento degli esercizi complementari dovrebbe puntare all'ottimizzazione degli esercizi primari. Se non sapete chi sono Yuri e Natalia Verkhoshansky, vi lascio in descrizione il link al curriculum vitae del professor Verkhoshansky. La scelta degli esercizi nel powerlifting non è ovvia, dipende molto anche dalla scuola di pensiero. Per esempio, la scuola americana dà molta importanza agli esercizi complementari, mentre la scuola russa si concentra molto di più sul pattern motorio degli esercizi fondamentali. La scuola cinese invece predilige utilizzare gli esercizi complementari per sviluppare la propriocezione nei propri atleti. Tuttavia, gli studi degli ultimi 10 anni hanno evidenziato l'importanza del principio di variazione e ci suggeriscono di introdurre a ogni sessione di allenamento degli esercizi multiarticolari, mentre gli esercizi di isolamento, essendo meno complessi, dovrebbero essere introdotti a rotazione nei nostri allenamenti. Un altro fattore molto importante che dobbiamo tenere in considerazione quando programmiamo un allenamento per la forza è il recupero. Ricordiamoci che il powerlifting, portando gli atleti a sollevare pesi molto pesanti, causa uno stress non indifferente al corpo, col rischio di portarlo quindi all'affaticamento muscolare, per il quale vi rimando a un video pubblicato qualche settimana fa. Gli allenatori dovranno quindi essere in grado di valutare il maximum recoverable volume, ovvero il volume massimo recuperabile dai propri atleti, pianificando sessioni di allenamento con volumi adeguati. Altro elemento di cui dovranno tenere conto è la Stimulus Recovery Adaptation Curve, ovvero la curva di adattamento del recupero allo stimolo, così da pianificare periodi di scarico e di recupero per i loro atleti. La ricerca scientifica inoltre ci mostra che una buona alimentazione, un giusto numero di ore di sonno e un adeguato volume di allenamento apportano benefici in termini di adattamenti neuromuscolari, marcatori ormonali, aumento della forza e aumento della massa magra. Ultimo elemento che andiamo a vedere in questo video è la periodizzazione. Si parla di periodizzazione quando bisogna programmare un allenamento su un determinato periodo di tempo. Quindi immaginiamo un atleta che tra 12 mesi avrà una competizione, il suo allenamento verrà organizzato tenendo in considerazione questi 12 mesi, i quali verranno poi suddivisi in periodi in modo da gestire le variabili e i tempi di recupero. La periodizzazione può essere lineare,
a blocchi o ondulata. Tutte queste tre modalità di periodizzazione possono essere applicate al powerlifting e le vedremo più approfonditamente nei prossimi video. Ad oggi in letteratura scientifica non c'è un accordo su quale sia il metodo migliore per allenare la forza nel powerlifting. Tutti i concetti che abbiamo visto in questo video e nel video precedente sono per l'appunto concetti, quindi puramente teorici. Dobbiamo essere consapevoli che esiste un'infinità di modi per poter programmare un allenamento della forza nel powerlifting indipendentemente dal modello scelto. Per approfondire ulteriormente questi argomenti vi lascio come sempre gli studi di riferimento in descrizione. Se invece avete richieste particolari o volete saperne di più su uno specifico argomento, fatemi sapere e ci farò un video. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!